ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh, Simpson just broke this dream's reality wide open. La Terra è piatta. Questa idea è così diffusa che probabilmente non devo dimostrarvi che è diffusa. La condividiamo un po' tutti o ci abbiamo creduto un po' tutti fino a un certo momento. La Bibbia cosa dice? E allora fermiamoci su questo. Perché è verissimo che i primi cristiani, non tutti i dotti del Medioevo che è durato 1000 anni, ma i primi cristiani qualche problema con questo fatto della terra rotonda ce l'hanno avuto. Apocalisse 7:1. Poi vidi i 4 angeli. Essi stavano in piedi ai 4 angoli della terra. Dice qualcuno dei primi cristiani, vuol dire che la terra ha 4 angoli. Salmo 104. Hai disteso il cielo come una tenda. Ancora, il profeta Isaia. Non avete capito come è stato fondato il mondo? Dio siede sulla cupola che copre la terra. Di lassù gli uomini sembrano formiche. Egli distende il cielo come un velo, lo dispiega come una tenda dove abitare. This special Aeronautics and Space Report brought to you by NASA. Aeronautics and Space, 1973. These were the highlights. Benvenuti, noi siamo Natus, un gruppo di persone amanti della verità. Non fraintendetemi, non siamo l'oracolo, più semplicemente ricerchiamo falle all'interno di narrazioni cosiddette ufficiali. Dopo l'ultimo nostro video credo sia chiaro a tutti che la teoria eliocentrica per noi è come uno scolapasta, fa acqua da tutte le parti. Siamo stati definiti arroganti, mi chiedo, è arroganza rispondere fervidamente ad individui che gratuitamente insultano coloro che riportano idee diverse? Vi aspettavate il Galateo? Voi professate libertà di pensiero per poi attaccare chi questa libertà se la prende? Siete una democratura travestita da democrazia. Voi ci riempite di merda. Bene, noi la spaleremo. L'ignoranza terrapallista non ha limiti ed ecco che scienziati alla Neurodrome raccontano missioni spaziali stile Star Trek spacciandole per verità assolute. Siete un branco di coglioni e ve lo dico in amicizia, anche perché ingurgitate qualsiasi stronzata esca fuori dalla bocca di quei bugiardi massoni senza porvi uno straccio di dubbio. Ma sono magnanimo, quindi cari terrapallisti, sarò io a porvi un dubbio e col vostro permesso sarò sempre io a chiarirvelo. Dunque, esiste davvero una sorta di cupola che ci impedisce di andare oltre in quello che noi definiamo spazio? Prendete carta e penna e gentilmente, prima di commentare alla cazzo, abbiate la decenza di guardare il video fino alla fine. A partire da una quota di 1000 miglia e fino a 25.000 miglia si trova uno strato di radiazioni letali chiamato fasce di Van Allen. Tutte le missioni spaziali con esseri umani a bordo, sia americane che sovietiche, dalla prima nel 1961, Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, Shuttle, si sono tutte mantenute a quote inferiori alle 1000 miglia, tutte eccetto Apollo. Hey, you're looking at me with the big eye. Right, the big eyes on you, Charlie. Very good. Let me see if you're nervous, Charlie.
Gente, non è necessario essere terrapiattisti per comprendere la menzogna spaziale perpetrata in questi ultimi decenni. Dimenticavo a tutti quelli che ci hanno fatto le palle quadrate con il programma Artemis della NASA. Beh, vi informo che è stato definitivamente abolito. Ops, chissà come mai. Gli antichi testi descrivono già il firmamento come limite invalicabile oltre cui è impossibile andare, almeno per noi umani. Nel gennaio del 1958 gli USA lanciavano Explorer 1, una sorta di satellite contenente strumentazione progettata dallo scienziato James Van Allen, avente lo scopo di misurare la radioattività spaziale. Bene, non solo la radioattività aumentava con l'allontanarsi dalla Terra, per di più ad una certa distanza il contatore Geiger scendeva improvvisamente a zero, tornando poi a funzionare normalmente. Sentiamo il diretto interessato, prego. And I began to understand that what was going on here, because we had segments of this orbit when it came down to low altitude, which looked quite normal. Then we had a very rapid change, very rapid increase in counting rate, and then it dropped back to nothing. And then a few minutes later it came up from nothing to a very high rate and then dropped back to a normal value. And this pattern was repetitive. It seemed to be a systematic pattern. In parole povere, ad una certa altezza le radiazioni diventavano così intense da far smettere di funzionare il contatore Geiger. And now we'll jump above 600 miles and we'll see what happens when we get closer to the source of radiation. Uh-oh, there it goes back down to zero again. Yes? The transition said yes. It went into something that was strong and then went to zero. Therefore, obviously, had encountered intense radiation. And so I immediately took the spare payload for Explorer 3, put it in front of the X-ray machine, and seen just how high did I have to take the intensity to drive it to zero. And found that it had to be thousands of times higher than the cosmic ray fluxes in order to do it. This is when the famous message from Ernie Ray, space is radioactive, occurred. He simply wrote that, scrawled that on a message and left it on Van Allen's chair, and he saw it then when he came back from Washington the next day. We have encountered a very great increase in radiation intensity, which is vastly beyond what could be due to cosmic rays alone. In definitiva, Van Allen scoprì le cosiddette fasce, due cinture collocate nella magnetosfera che teoricamente ci proteggono da radiazioni nocive. Nel 1959 sempre Van Allen scriveva, cito testuale: "Il nostro pianeta è circondato da una regione, o meglio da due regioni di radiazioni ad alta energia estese nello spazio per molte migliaia di miglia. Ovviamente ciò risulta preoccupante per gli astronauti che in qualche modo dovranno schermarsi da tali radiazioni, seppur per transiti rapidi attraverso la regione." Successivamente Van Allen pubblicò un articolo intitolato "La zona pericolosa. La Terra è avvolta da mortali fasce di radiazioni". In sostanza quest'ultimo sosteneva l'impossibilità di missioni spaziali umane proprio per via di queste fasce, inoltre di starne alla larga fino alla realizzazione di metodi adeguati di schermatura. Ma ecco che magicamente quegli infami della NASA, senza lo sviluppo di nessuna protezione, lanciarono nel 1968 verso la Luna e quindi attraverso le fasce di Van Allen la missione Apollo 8, ovvero una capsula equipaggiata con un rivestimento in alluminio di soli 3 mm senza nessuna specifica protezione contro le radiazioni. No, the walls of the craft were made as thin and light as possible. The Apollo capsule itself was made unusually thin. In fact, they couldn't even initially carry enough air inside to be the equivalent to sea level air pressure. They ran it at reduced pressure in order to be able to make the walls thinner. Frank Borman, Jimmy Lovell e Billy Anders in teoria erano i primi umani ad attraversare le fasce radioattive di Van Allen. Quindi perché non furono mai, e dico mai, realizzati dei test pre-missione? Potevano avvalersi di una scimmia, giusto, per verificare gli effetti su un animale simile a noi. Ed invece questo attraversamento non viene mai nemmeno nominato. This is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. See, Bill's got his toothbrush here. Demonstrate how things float around 0G.
Cioè, la prima volta oltre le fasce verso la Luna e l'unica cosa di cui parlano è un cazzo di spazzolino in assenza di gravità. Infami. Signori, altre 8 missioni hanno effettuato lo stesso tragitto varcando per 2 volte ciascuna, una all'andata e una al ritorno, le fasce di Van Allen. Eppure la NASA ha sempre minimizzato il problema mostrando dati sulle radiazioni ricevute dagli astronauti ben al di sotto delle soglie di allarme. Ma allora Van Allen sbagliava nel sostenere l'impiego di particolari schermature anche per transiti rapidi attraverso le fasce? Beh, evidentemente secondo la NASA sì. A questo punto, cari terrapallari, mi sorge una domanda. Dato che il problema è stato così brillantemente superato 45 anni fa, perché la NASA in vista della missione Orion considera le fasce di Van Allen un problema? My name is Kelly Smith and I work on navigation and guidance for Orion. Before we can send astronauts into space on Orion, we have to test all of its systems. The spacecraft is loaded with sensors to record and measure all aspects of the flight in every detail. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Come, scusa, riascoltiamo. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Cioè, 45 anni fa le radiazioni ricevute dagli astronauti dell'Apollo equivalevano ad una semplice radiografia ed oggi invece dobbiamo superare queste sfide prima di mandare delle persone in questa zona dello spazio? Cazzo, ci pisciano addosso senza neanche farci la cortesia di chiamarla pioggia. Adesso vi mostro l'intervista di Alan Bean, un altro infame appartenente alla missione lunare Apollo 12. Any ill effects from the Van Allen radiation belts? No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. I don't know the distance to the Van Allen radiation belt, and if we did, it wasn't a problem. If we were going to encounter it, then we would have had to build the spacecraft and the spacesuit to not give humans a problem. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. No effects on yourselves? Didn't even know it. I don't think anybody... Well, maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. No, now, I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Cari terrapallisti, ma almeno vi è rimasto un briciolo di umiltà per ammettere di essere stati ingannati? Andiamo avanti con un'intervista fatta a quel bastardo massone di Buzz Aldrin, compagno di missione di Neil Armstrong nel 1969. Tenetevi forte perché adesso vi spettino il cervello. We found a very unique reel of footage that we have queued up to show you. Yeah. And it's from the mission. And to our knowledge, no one has ever seen it before. Mm. And it's 30 years old. And you want me to see this while you have me on camera? Well, and to tell us what it is. I mean, it's... Well, I don't know why I should do that. It's a very unique footage. It may be that I need to see it, and then we sit down and we talk about what you're taking a picture of. I think when you see the footage, you'll see that it's very extraordinary, one of a kind, behind the scenes type of footage. Yeah. Well, if it is, why do you have access to something that no one else has seen before? Serendipity, I guess. And it was recorded on the 18th of what? Of July, 1969. Do you remember this? The 18th? Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over.
Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. Alt, fermiamoci un attimo, vi starete chiedendo dov'è il complotto? Bene, adesso ve lo spiego. Secondo la NASA in quel momento Apollo 11 si trovava ad oltre 100.000 miglia dalla Terra, cioè a circa metà strada tra la Terra e la Luna. Se ciò fosse stato vero, in quel caso sarebbe bastato avvicinare la telecamera all'oblò per vedere la Terra immersa nel vuoto cosmico. Invece questi stronzi, non avendo mai lasciato l'orbita terrestre e ritrovandosi la Terra a sbordare dall'oblò, sono stati costretti ad arretrare la telecamera all'interno della navicella ed oscurare completamente l'ambiente, dando così l'impressione di osservare la Terra da lontano. Shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so Inoltre gli stronzi, per ottenere un risultato più realistico, hanno inserito un cartone ritagliato su di un lato dell'oblò, producendo un effetto simile al cosiddetto Terminator, ovvero la linea d'ombra che separa la parte illuminata della Terra dalla parte non illuminata. L'inghippo si rivela alla fine della ripresa, quando gli astronauti, accendendo la luce all'interno della navicella, fanno notare che la telecamera è collocata molto lontano dall'oblò in questione, anzi oserei dire dalla parte opposta, perché se la telecamera fosse stata sempre appoggiata all'oblò rivolto verso la Terra, beh, non ci sarebbe stato bisogno di oscurare gli interni. Bugiardi. Adesso, cari youtuber da strapazzo, debunker consapevoli e non, come la mettiamo? I know for a fact that you did. I know for a fact that you did not. You know for a fact that we did not. That's correct. If you'll see this tape proves that. Okay, well, I'm not interested in satisfying your suppositions when there's all this evidence that we did. This proves, as you see, that you were using the window to demonstrate that you were halfway to the moon when you were Turn the camera off, please. Now, if the moon is 3 days away, and this is late, on the 18th, how could you possibly walk on the moon 2 days later when this was shot on the 18th? You want me to sit in front of a camera while you're taking pictures, you're showing this, and then you want to see my reaction? I know for a fact that's that you did. slimy journalism. Do you realize that? If you ought to be ashamed of If you read the yourself. document that I have in here, you'll find that it's not. But this is a personal plea to do this. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't were you there. talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. We're not. I know for a fact that it didn't happen. And this tape would prove it in a court of law. I'm doing it for the truth to come out because I think it was wrong. You can also notice how the No, but you're doing it the wrong way. You don't mislead somebody like me to come in here. If you didn't go to the moon, that's misleading people. Gente, questo è soltanto uno dei motivi per cui affermo con totale sicurezza che l'uomo non è mai andato oltre l'orbita terrestre. Mi rivolgo a tutti i terrapallisti in ascolto che sui social media fanno a pezzi persone come noi che sbriciolano con prove tangibili narrazioni spaziali per cui voi dementi andate in brodo di giuggiole. Siete voi il problema, perché proprio voi alimentate la bugia, imbecilli. Marzo 2015, collegamento televisivo con il capitano della Stazione Spaziale Internazionale Terry Virts. And what comes after the International Space Station once its mission is over? How do we ensure the presence of humans in space? Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to. The moon, the moon, the moon, the moon, the moon,
the moon, Mars, asteroids. There's a lot of destinations that we could go to. Samantha Cristoforetti il 22 gennaio 2015 risponde alle domande di alcuni studenti di Roma. Potresti darci qualche esempio concreto del lavoro che state facendo e che servirà per le prossime missioni umane nello spazio? È una domanda interessante, secondo me la risposta si estende su diversi piani. Quello più evidente, se vogliamo, è quello della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Molti degli esperimenti che facciamo a bordo sono sulla fisiologia umana, quindi ci permettono di capire come si adatta il corpo umano alla condizione di assenza di peso all'esposizione all'ambiente spaziale per lungo tempo. Quindi adesso facciamo 6 mesi, addirittura quest'anno inizieranno 2 missioni, quindi dopo lei saranno qui a bordo per un anno intero. E se da una parte questi esperimenti ci permettono di comprendere a livello fondamentale come funziona il nostro corpo e quindi in generale hanno delle implicazioni importanti per quanto riguarda la salute, la medicina e la vita sulla Terra. D'altro canto naturalmente ci permettono anche di capire quali effettivamente sono i problemi che incontra il corpo e anche la psiche, il cervello dell'essere umano nello spazio, e quindi ci permette di affrontare le difficoltà che sicuramente ci saranno in futuro quando ci avventureremo più lontani oltre l'orbita bassa. Discorso molto simile per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologia. Quando ci avventureremo più lontani oltre l'orbita bassa. Discorso molto simile per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologia. Credo sia davvero importante che continuiamo, come stiamo facendo, a sfruttare questa struttura incredibile che abbiamo per fare sviluppo di tecnologia che, ripeto, ci permetterà poi di andare oltre l'orbita bassa. Fare sviluppo di tecnologia che, ripeto, ci permetterà poi di andare oltre l'orbita bassa. Sì, a me piace sempre dire sì, grandissima l'impresa di 50 anni fa di andare sulla Luna, però è stata una cosa breve, di qualche giorno, e poi è finita lì. Come, scusa? A me piace sempre dire sì, grandissima l'impresa di 50 anni fa di andare sulla Luna, però è stata una cosa breve, di qualche giorno, e poi è finita lì. Ma che cazzo vuol dire? È stata una cosa breve di qualche giorno ed è finita lì? Quindi, cara Samantha, 50 anni fa degli umani sono andati oltre l'orbita bassa senza battere ciglio, superando una barriera che voi stessi oggi non riuscite a superare. Atterrano sulla Luna a 400.000 chilometri dalla Terra, fanno una diretta televisiva, tornano indietro sani e salvi sempre attraverso quella barriera, e secondo te è stato possibile perché era cosa da pochi giorni? Mentre voi a 400 chilometri dalla Terra in una stazione spaziale in orbita da 10 anni non avete ancora capito quest'orbita bassa come oltrepassarla? Salve, Claudia Cosenza del liceo scientifico Filippo Silvestri di Portici, Napoli. Vivendo sull'ISS si va incontro a un'irradiazione maggiore di raggi cosmici, pari a 600 millisievert all'anno, rispetto alla Terra protetta dall'atmosfera. Quali protezioni adottate? Percepisce già i sintomi di tale esposizione ai raggi, come la stanchezza o la visione di raggi di luce? Sulla stazione spaziale devo dire siamo abbastanza protetti, siamo a 400 km, quindi quella che si chiama orbita bassa, e quindi siamo ancora all'interno di questa fascia protetta intorno alla Terra dove i raggi cosmici non passano, quindi non arrivano in maniera significativa. Il problema però è molto significativo e importante per quanto riguarda missioni future oltre l'orbita bassa, di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi se non è un problema per noi lo sarà per missioni future. Wow, siete così arroganti da crederci tutti coglioni. Direi che non serve aggiungere altro, provo pena per coloro che dinanzi a tali evidenze si rifiutano di accettare la verità. Ma facciamo un passo indietro, da dove nasce il programma spaziale. Werner von Braun, ex ufficiale delle SS durante la dittatura nazista, venne trasferito negli Stati Uniti con l'operazione Paperclip, diventando amministratore della NASA e direttore del Marshall Space Flight Center dal 1960 al 1970. Wikipedia lo considera il capostipite del programma spaziale americano, indicando come la sua missione fosse quella di rendere popolare il concetto di uomo nello spazio. Se lo spazio così come ce lo descrivono fosse falso, beh, questo pezzo di merda sarebbe di certo uno dei principali responsabili. Inoltre, proprio von Braun, prima di morire, rilasciò dichiarazioni molto forti ad una sua collaboratrice, ed è curioso come lo stesso von Braun scelse di far incidere sulla propria lapide il Salmo 19:1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament.
My fellow Nanos, I am sorry to say I am leaving you to join the elite. Operation Paperclip. In the United States of America. Operation Paperclip. My people in Germany, all they want is freedom and peace. We want to welcome you to the US of A. We must divert their attention. I'm going to make so much money. It's crazy. To brainwash a nation, we will need animation. I want to bring my technology of airplane models. I want to work with Walt. I want to see the best people. We need to get the indoctrination started. If people believe an airplane can go to the moon, we might be able to do it. To brainwash a nation, I will need help. We will need animation. Please bring in help. United States of America. Action. Oh, jeez, who hired these guys? Jesus Christ, these guys can't act. Bring it up into an airplane. Dark window. You just record the Earth from a dark window. We can do that on the computer afterwards. People will fall for it. People will fall for it. People must know. And the heavens declare the glory of God in his firmament. Showeth his handiwork. The people must know. The people have to know. Adesso vi elenco 3 punti verificabili ed innegabili a supporto dell'esistenza della cupola. Punto numero 1. L'Enciclopedia Americana, volume 2 del 1958, antecedente sia alla stipula del Trattato Antartico sia alla fondazione della NASA, dichiara esplicitamente che l'entroterra antartico è limitato da una cupola. Their Encyclopedia Americana. Cito testualmente: questi voli hanno dimostrato che le aree interne sono di carattere informe, con una cupola alta 13.000 piedi a circa 80 gradi di latitudine sud e longitudine 90 gradi est. Punto numero 2. L'esploratore Auguste Piccard nel 1931, prima della NASA, raggiunse l'altezza di 52.000 piedi e dichiarò quanto segue. Cito testuale: sembrava un disco piatto con i bordi rivolti all'insù. Punto numero 3. John Hopkins e John T. Mengel, pionieri dello spazio nel 1946, forniscono quelle che la NASA definisce le prime immagini dallo spazio, ma c'è un unico piccolo problema: in queste immagini la Terra è piatta. This camera, part of a flying laboratory, is recovered by Clyde Holliday of Johns Hopkins, who prepared it for its trip to the upper stratosphere. Rivaling the fantastic imagination of Jules Verne, the camera brought back a record of a flight into the heavens of a captured German V-2 rocket. At White Sands, New Mexico, the huge missile takes off. Air Force pictures show the rocket in flight, and the flying camera automatically takes over. The huge projectile drops the Earth behind at the tremendous speed of 4,000 feet per second. The rotation of the rocket causes the planet to spin before the lens, and the camera photographs the Earth 65 miles straight down. The horizon, 720 miles away, and the curvature of the Earth are astonishingly apparent in this still picture from the film. La curvatura è straordinariamente visibile? Beh, se quella è una curvatura, io sono Babbo Natale. Cari terrapallisti, dall'alto della vostra intelligenza, potreste spiegare a noi poveri terracomplottisti come giustificare tutto il materiale mostratovi finora ed anche il perché le informazioni siano cambiate proprio a partire dalla fondazione della NASA e del Trattato Antartico? It may be hard to see tonight, but we are all standing under a glass ceiling right now. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. One thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. The only limit to a human future is in our own imaginations.
Come detto all'inizio, non siamo l'oracolo, siete liberi di abbracciare qualsivoglia teoria. Fate voi, non sta a noi convincervi. Ma se per teorie probanti empiricamente pretendete rispetto, allora per favore non date degli stupidi ai terrapiattisti, quelli veri. Non denigrate chi, a differenza di tutti gli altri teorici, porta prove empiriche a sostegno della teoria stessa. Adesso preparatevi, perché demolisco definitivamente tutte le cazzate terrapalliste vomitate da tutti quei coglioni che ci insultano con commenti ignoranti, sparando calcoli a minchia tratti da teorie false. Domenica 11 settembre 2022, durante una live streaming simultanea, ecco che sia in Brasile che in Giappone viene avvistata la luna piena. Quella che vedete è una mappa Mercatore, una proiezione squadrata del globo, e la linea rossa indica l'equatore. Bene, se andiamo sul sito timeanddate.com ed inseriamo la data 11 settembre ore 18:30 in Giappone, ovvero mezz'ora prima della diretta, la luna viene collocata sul Pacifico in linea con l'equatore, e la conferma arriva durante la live da un tizio americano che contemporaneamente mostrava la luna a sud di Los Angeles guardando a sud-ovest. Quindi, scienziati del globo, domanda: vivendo su di una palla, come minchia è possibile vedere nello stesso momento la luna piena sia in Giappone sia a Rio Grande do Sul in Brasile? Inoltre il sito, utilizzando una proiezione azimutale equidistante, piazza il Sole e la Luna esattamente opposti. Non solo, li piazza esattamente sulla linea dell'equatore, rispettivamente a 180 gradi. Quindi, se fossimo davvero su di un globo, sarebbe impossibile vedere la luna piena in Giappone dal Brasile. Punto. C'è solo un modo che rende possibile il tutto, ovvero quello di trovarsi su di un piano piatto. Gente, ascoltate, siamo consapevoli della difficoltà nell'accettare un inganno di tale portata. Noi, Natus, eravamo come la maggioranza del mondo, cioè sostenitori sfegatati della terrapalla. Per anni abbiamo ricercato ed hackerato materiale di ogni tipo, ma ad un certo punto ci siamo accorti di alcuni bug, congiunzioni temporali, scientifiche ed empiriche del tutto contrastanti con la narrazione ufficiale. A noi non importa convincervi, semplicemente vi chiediamo di porvi delle domande, perché se la Terra non è piatta, beh, non è neanche tonda. Adesso prestate attenzione, perché ribaltiamo totalmente la sfericità terrestre. Tornando al discorso precedente, se il modello globo fosse reale ed io mi trovassi in Brasile, secondo Time and Date troveremo la luna in direzione equatore che guarda il Pacifico, ed il sole sempre sull'equatore che illumina l'Africa. Quindi, avendo il sole che illumina l'Africa direzione equatore e la luna sul Pacifico direzione equatore, come è possibile che quest'ultima sia visibile dal Giappone, per di più piena? Vi rendete conto dell'assurdità? Non vi è chiaro? Adesso vi mostro la visione dall'alto sopra il polo nord. Come potete notare, il Giappone ed il Brasile sono totalmente opposti, ergo è impossibile vedere la luna, tra l'altro piena, da entrambe le nazioni. Queste sono le coordinate dei luoghi al momento della live streaming: 7 di sera in Giappone, 7 del mattino in Brasile. Gente, in ogni versione della Terra globo è impossibile vedere la luna piena da due nazioni opposte, sia geograficamente che temporalmente. Che poi mi rivolgo a tutti gli scienziati: se fossimo su di una palla che si trova tra il Sole e la Luna opposti a 180 gradi, non dovremmo comunque avere un'eclissi totale o parziale di luna? Vi lascio adesso alla live in questione, prego. So this is Clayton, he's pointing at the moon, and that he's in Brazil, right there. You can see the full moon when he faces west, and he's going to show the sun to the east. Sorry, the guys are speaking Japanese in the background, but that's the moon, full moon. Okay, here's now. That's the sun right there. And now we're gonna see here in Japan, that's Mauritius channel. Here we have a P1000, Mauritius Shizuoka, Japan, and 7 p.m., 7:10 after 7. So that's it. You can see Japan,
and Brazil both can see a full moon, which means Earth, according to the heliocentric model, should be exactly in between both of them. Lembrando que é o extremo, né? Entre Guaíba e Porto Alegre. Vou fazer o giro aqui, ó. That's the sun to his east and the full moon to his west. Right? Exactly as you see displayed on the picture above. And that's in Japan. Same time, that's the illustration that shows exactly full moon. That's it, guys. This is the end of the heliocentric model. The guys are celebrating in the back, the back sound. The full moon seen at the same time in Brazil and Japan. Impossible on a heliocentric model. Just impossible. So that's where you gotta understand that Earth, the whole Earth, ball Earth, has to be in between those two right there, the full moon and the sun. Alright? So that's what happens there. We should have a full lunar eclipse on that day. So it's clear that what causes eclipse, the lunar eclipse, is not the Earth being in between both of them. I'm gonna Abbiamo già trattato questo argomento in uno dei nostri video, ma in molti ci avete chiesto di approfondirlo. Ebbene, terrapallisti, fate attenzione, perché sto per sbattervi in faccia un'altra menzogna. Iniziamo! Che vedete è una simulazione reale del numero dei satelliti orbitanti attorno alla Terra. Ebbene, reale un cazzo. Se davvero fossimo avvolti da un tale mondezzaio, il 20% subirebbe incidenti di traiettoria ogni 20 minuti ed un altro 15% a contatto con la termosfera che supera i 1000 gradi. Vi ricordo che l'alluminio fonde a 660 gradi, cadrebbe giornalmente tipo stella cometa, ma soprattutto sarebbero visibili tutta questa ferraglia, dove ufficialmente sono circa 20.000 i satelliti in orbita. Personalmente osservo il cielo da anni e, puntando la luna per giorni, mi sono chiesto perché non vedo passarne almeno uno. Con uno scarto di 4 km al secondo un passaggio durerebbe qualche minuto. Quindi, dove sono? Secondo la US Geological Survey, il 90% della connessione mondiale proviene da milioni di miglia di cavi di fibra ottica adagiati sul fondo degli oceani e quasi la totalità dei ripetitori GPS sono a terra, funzionanti attraverso la triangolazione, tra l'altro agevolata dalla non sfericità della nostra sezione. Vi dico com'è andata? Nel 1945 Arthur G. Clarke, autore di fantascienza, disse alla rivista Mondo Senza Fili che il futuro sarebbe stato satellitare, ed ecco che la NASA mangiò la foglia, lanciando il suo primo falso satellite geostazionario nel 1965. Ma allora, esistono dei satelliti? La risposta è ni.
Questi stronzi ci prendono per il culo. In orbita non c'è niente, se non dei GPS ball aerostatici. Quando Elon Musk annunciò i suoi Starlink, per un attimo ci credemmo, ma poi dei nostri contatti ci inviarono queste altre GPS ball. Vi starete chiedendo perché? A pensar male ci si azzecca, purtroppo anche in questo caso di immagini reali di satelliti neanche l'ombra, tutta CGI. Inoltre, cari terratondisti, prima della stronzata satellitare la geolocalizzazione esisteva già. Si chiamava LORAN, Long Range Navigation, un sistema preciso quanto il GPS ed anche più sicuro dal punto di vista dei cyberattacchi. LORAN fu reso obsoleto favorendo l'avvento del GPS, ma siamo sicuri che non sia la stessa cosa? D'altronde entrambe le tecnologie appartengono al governo degli Stati Uniti, magari hanno solo cambiato nome. Operating 24 hours a day, numerous nations maintain a network of LORAN transmitting stations to service the major shipping lanes. There are a pair here, for example, Sisconsit and Bodie Island. One is known as the master station, the other is the slave. For a moment, consider these two stations operating as a synchronous pair, simultaneously emitting short pulses of radio energy. Leaving both shore stations simultaneously, a pair of pulses travel out into space, in all directions, at a constant speed, roughly 186,000 miles per second, or the speed of light. Plus, the pulse from the closer station will reach the ship an instant before the pulse from the other station. The LORAN ship board gear measures this difference in time of arrival in millionths of a second, or microseconds. It simply determines how much longer one pulse takes to reach the ship than the other pulse. Now, this same time interval will be observed at many points within the range of the two shore stations. And when connected, these points form a hyperbola, known as the LORAN line of position. An accurate fix is established at the intersection of the two lines of position. Quindi la fantascientifica localizzazione satellitare altro non è che un sistema di triangolazione del segnale, ops, lo stesso utilizzato dal sistema LORAN. Se davvero la comunicazione satellitare fosse così efficiente, come mai negli ultimi 40 anni si è continuato a costruire in maniera esponenziale così tante torri, antenne e cablaggi sotterranei? Non era forse più facile e meno costoso gestire le reti di comunicazione via satellite? Come mai il 99% del traffico dati del mondo viene propagato attraverso cavi coassiali? Che bisogno c'è di realizzare opere mastodontiche per cablare i fondali oceanici e collegare i continenti per mezzo di cavi, quando invece potremmo utilizzare i fantasmagorici satelliti? Insomma, non abbiamo alcuna prova che il segnale del GPS o quello della TV satellitare derivi realmente dai satelliti. Però possiamo riflettere su ciò che conosciamo molto bene, cioè le radiofrequenze. Prestate attenzione perché frantumo i satelliti. Come si nota dall'immagine, le tecnologie più avanzate richiedono una frequenza più alta. Perché maggiore è la frequenza, migliore sarà la velocità, la qualità, la stabilità e la fluidità della trasmissione di dati. Ad oggi tali caratteristiche sono fondamentali per il traffico dati globale. Allo stesso tempo però la portata delle frequenze alte è notevolmente ridotta. Vi faccio un esempio. Il segnale di una radio M ha una lunghezza d'onda che varia dai 100 ai 1000 metri, il che permette al segnale di propagarsi per centinaia di chilometri senza necessità di ripetitori, mentre ad esempio una connessione wireless ha una lunghezza d'onda che varia dai 10 cm ad 1 metro, quindi il segnale si propaga solo per qualche decina di metri al massimo. Ergo, per garantire un'efficiente rete di traffico dati globale è necessario
necessario creare una fitta rete di cablaggi, antenne e torri. Se i satelliti fossero reali, sarebbe molto più conveniente far passare i dati da lì anziché da terra, dato che comunque spendiamo miliardi per usarli, no? Ed ecco che i terrapallisti più convinti sfoderano il discorso onde corte. Secondo loro, la principale differenza tra il vecchio sistema LORAN ed appunto il GPS sta nel fatto che quest'ultimo è in grado di trasmettere una maggiore qualità e quantità di dati in virtù dell'onda più corta. Ma, cari amici miei, considerando la breve portata del segnale e predisponendo una fitta rete di connessioni con punti radio, antenne e cablaggi sotterranei per l'appunto già esistenti, voilà, ecco che i vostri amati satelliti non servono più ad un cazzo. Se non credete a noi, ascoltate Google nel 2009 mentre presenta la funzione My Location di Google Maps. Sentite bene come spiegano il funzionamento della geolocalizzazione. We all need maps and directions when we're on the move, but the problem is knowing where you are right now. You have to find an address and type it into your phone. What a pain. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. All you have to do is click 0, and the map will indicate your approximate location. How does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS, but it comes pretty close. The location accuracy may vary, and the service gets better the more you use it. In pratica Google Maps per funzionare non ha bisogno dei satelliti. E prima che qualcuno di voi ci scriva che le app di navigazione funzionano soltanto attivando i servizi di localizzazione, beh, sappiate che quello è semplicemente un modo per controllarvi legalmente. Difatti su alcuni dispositivi Android meno recenti le app di navigazione giravano senza l'attivazione del GPS, sfruttando proprio la triangolazione. Vi starete chiedendo allora da dove provengono tutte le immagini satellitari di Google Maps e Google Earth. Bene, lo stesso Mark Aubin, cofondatore di Google Maps, afferma che come fonti di immagini oltre ai satelliti che non esistono, utilizzano aerei, mongolfiere, aeromodelli e persino aquiloni, tutti visibilmente esistenti. Nessun esperimento dimostra davvero che il segnale arrivi dai satelliti, mentre invece ci sono molte prove che quest'ultimo possa provenire da palloni aerostatici ed altri velivoli che aziende come Google, Stratobus, Lockheed Martin, NASA ed altri hanno posizionato a 20-30 km d'altezza da terra. Insomma, se i satelliti fossero reali, perché spendere fiumi di denaro per il progetto Loon, ovvero palloni aerostatici geostazionari, a meno che la stessa NASA ritenga i satelliti obsoleti, dato che a quanto pare questi palloni lavorano meglio e costano meno. Prendete un grosso pezzo di metallo e posizionatelo sopra la vostra parabola in direzione del satellite. Noterete che il segnale si interromperà, proprio perché non potrete più ricevere il segnale inviato dal satellite. Se invece lo spostate di lato, anche di poco, solo per lasciare libero lo spazio in direzione del satellite, il segnale tornerà. Questo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il segnale arriva dall'alto e non da terra. Inoltre, se provate l'esperimento con un'antenna che riceve segnali da un trasmettitore a terra, come quelle per la TV normale, vedrete che non succederà niente, il segnale continuerà ad essere captato, proprio perché in quel caso il segnale non arriva dall'alto, ma da terra. Questo esperimento non dimostra l'esistenza dei satelliti, ma semplicemente una differenza di lunghezze d'onda tra il segnale delle antenne TV ed il segnale delle TV satellitari, che, come detto prima, può arrivare da strumenti aerostatici stazionari. Differenza facilmente spiegabile attraverso lo studio della propagazione delle onde nell'atmosfera. Non considerando le molte variabili ed a parità di caratteristiche, possiamo dire che un'onda più lunga riesce a
superare un ostacolo il cui spessore non superi la propria lunghezza d'onda, mentre un'onda più corta non riesce a superare un ostacolo il cui spessore supera la propria lunghezza d'onda. In quest'ultimo caso il segnale riuscirà a riattraversare l'ostacolo solo quando la frequenza avrà una lunghezza d'onda sufficientemente corta, così da permettere al segnale di passare attraverso gli atomi che costituiscono la materia, per intenderci come nel caso dei raggi X e raggi gamma. Tutto qui. Signori, il video termina qui. Mi raccomando, prima di insultarci abbiate la decenza di riflettere seriamente sul materiale esposto ed approfondite la visione dei video precedenti. Se siete onesti intellettualmente, noterete con sommo rammarico che vi hanno sempre mentito. La verità è il prodotto del tempo e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza, il loro vizio, detestano la menzogna, sono l'universo dominato dalla gravità, il senso di appartenenza e la libertà.